Now you will hear an interesting story in Italian with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text in its translation via the link in the video description. La nuova vita di Emma. Emma era seduta nel suo ufficio davanti al computer e intorno a lei c'erano armadi grigi pieni di cartelle. Nell'aria si sentiva odore di carta e caffè. Ogni mattina era uguale. Rapporti, tabelle, numeri. Il suo collega Lucas entrò nell'ufficio, salutò ed iniziò a parlare di nuove leggi sulle tasse. Emma diceva sì con la testa, ma la sua mente era lontana. Guardava fuori dalla finestra il cielo azzurro e pensava a colori vivi e forme belle. Fin da bambina, Emma amava disegnare. A scuola decorava spesso i suoi quaderni con disegni colorati. I suoi amici Lily e Mark le dicevano sempre che aveva talento. Ma quando fu il momento di scegliere un lavoro, i suoi genitori volevano qualcosa di sicuro. Così Emma diventò contabile. La sera, Emma tornava a casa e apriva il portatile. Passava ore a guardare siti di designer. Le piacevano i bei caratteri, le immagini e i colori moderni. Voleva creare qualcosa di suo, non solo scrivere numeri tutto il giorno. A volte si immaginava a lavorare in un grande studio, con la musica e con i suoi disegni appesi alle pareti. Sognava di diventare designer, ma ogni volta che pensava di cambiare vita, aveva paura. Oggi Emma guardò i numeri sullo schermo e si sentì vuota. Sussurrò a se stessa: non posso vivere così per sempre. Voglio un'altra vita. E per la prima volta sentì un po' di coraggio dentro di sé. If you want to learn real Italian through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Per Emma ogni giorno era uguale. Arrivava in ufficio alle 8, accendeva il computer e apriva i programmi di contabilità. Numeri, conti e documenti erano sempre nella sua testa come un rumore forte. A volte si sentiva come un robot che scrive numeri senza fermarsi. La mattina Lucas venne di nuovo da lei e disse che serviva un nuovo rapporto per il capo. Emma fece un piccolo sorriso, ma dentro si sentiva molto stanca e vuota. Lily, la sua amica, le mandò un messaggio sul telefono. Emma, vediamoci stasera. Devi riposarti. Emma guardò lo schermo del telefono e sospirò. Era troppo stanca per fare qualsiasi cosa tranne lavorare. Dopo pranzo, andò nella piccola cucina dell'ufficio per prendere un caffè. Mark era già lì e parlava dei problemi con il capo. Emma annuiva, ma aveva gli occhi stanchi. Guardava la parete bianca e pensava che la sua vita stava passando veloce. La sera, tornando a casa in metro, Emma osservava le persone intorno a lei. Alcuni leggevano libri, altri ascoltavano musica. Ma lei pensava solo che il giorno dopo sarebbe stato lo stesso. Dentro si sentiva preoccupata. Pensava di essere bloccata in una vita che non era davvero la sua. Sarà sempre così, pensò Emma, e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Un sabato, Emma andò in un caffè vicino a casa sua. Ordinò un cappuccino e si sedette vicino alla finestra. Guardava le persone camminare per la strada e si sentiva un po' sola.
Nel caffè c'era un ragazzo giovane con un computer portatile. Si chiamava Alex. Stava disegnando qualcosa sullo schermo e aveva un sorriso sul viso. Emma guardò il suo schermo e vide disegni molto belli e colorati. Alex la vide e sorrise. «Ti piace il design?» chiese. Emma si sentì timida. «Sì, ho sempre sognato di lavorare nel design, ma sono contabile», disse alzando le spalle. Alex disse: «Anch'io lavoravo in ufficio prima. Ma un giorno ho capito che volevo fare ciò che amo. Ora sono designer. È difficile, ma sono felice». Emma lo ascoltava con molto interesse. La sua voce aveva sicurezza e gioia. Raccontava di come aveva imparato programmi nuovi, fatto i suoi primi progetti e di come aveva paura di cambiare vita, ma l'ha fatto lo stesso. Se vuoi diventare designer, inizia con piccoli passi, disse Alex. Io credo che tu possa farcela. Emma sorrise. Sentì calore e un po' di emozione dentro di sé. Forse anche lei poteva cambiare vita. Quando Emma uscì dal caffè, la strada le sembrava più luminosa. Tornò a casa pensando alle parole di Alex. Nel suo cuore nasceva la speranza. Dopo aver incontrato Alex, Emma non riusciva a smettere di pensare al design. La sera andava a letto e immaginava di disegnare bei loghi o creare poster per mostre. La mattina si svegliava sentendosi ispirata, ma anche piena di paura. Era seduta in ufficio davanti al computer e pensava: «E se non ci riesco? E se perdo tutto?» Fare la contabile è sicuro, ma il design è un rischio. Durante la pausa pranzo, Emma chiamò Lily. Le raccontò dell'incontro con Alex e dei suoi sogni. Lily disse: «Emma, hai sempre amato disegnare. Forse dovresti provare». Ma Emma sospirò. «Lily, ho paura. Non so se ce la faccio. Non sono più una studentessa giovane. Ho già 28 anni». Lily risse. 28 anni è ancora giovane. Hai tempo per cambiare vita. Dopo la telefonata, Emma sorrise un po', ma la preoccupazione rimase. Sapeva che cambiare è difficile. Non aveva molti risparmi e aveva paura di restare senza soldi. La sera aprì di nuovo i siti di design. Guardò a lungo i bei lavori e leggeva storie di persone che avevano cambiato mestiere. Ogni storia le dava un po' di speranza, ma sentiva ancora paura nel cuore. Prima di dormire, Emma si guardò allo specchio. «Voglio vivere in modo diverso», sussurrò a se stessa. «Ma ho tanta paura». E di nuovo i suoi occhi si riempirono di lacrime. Lunedì mattina Emma si svegliò con il cuore pesante. Guardò fuori dalla finestra e vide il cielo grigio. Ma poi ricordò le parole di Alex: «Inizia con piccoli passi». Al lavoro non ascoltava quasi quello che diceva Lucas. I suoi pensieri erano sul design. Durante la pausa pranzo, aprì un sito di corsi serali e iniziò a cercare un corso di grafica. Trovò un corso vicino a casa sua. Le lezioni erano 2 sere a settimana. Emma lesse attentamente la descrizione. Insegnavano a usare programmi di design e a creare progetti da zero. Il cuore di Emma cominciò a battere più forte. Guardò il prezzo del corso.
Non era economico, ma neanche troppo caro. Pensò ai suoi risparmi e capì che poteva permetterselo se risparmiava un po'. La sera, a casa, Emma rimase seduta a lungo davanti al portatile. Aveva paura di cliccare sul pulsante iscriviti. Ma poi ricordò quanto Alex parlava felice della sua nuova vita. Con le dita che tremavano, cliccò il pulsante. Apparve un messaggio. Sei iscritta con successo al corso. Emma non riusciva a crederci. Si coprì il viso con le mani e sentì le lacrime arrivare. Ma erano lacrime di gioia. Per la prima volta dopo tanto tempo, sentiva di fare un passo verso il suo sogno. Si alzò, andò allo specchio e disse a se stessa: «Posso farcela. Ce la farò». E nei suoi occhi apparve una luce di speranza. If you're enjoying this content and want to take your Italian to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning Italian simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Arrivò il primo giorno di lezione. Emma arrivò in aula un po' in anticipo. La stanza profumava di vernice fresca e di caffè. Alle pareti c'erano poster colorati con lavori di design. Emma si sentiva un po' nervosa. L'insegnante si chiamava Sofia. Era giovane e sorrideva sempre. Sofia raccontò che anche lei aveva cambiato lavoro e ora faceva la designer. La sua storia ispirò Emma. Durante la lezione, Emma imparò a usare un nuovo programma di grafica. All'inizio tutto le sembrava difficile. C'erano tanti bottoni, strumenti e finestre sullo schermo. Ma Sofia spiegava tutto con calma e in modo semplice. Dopo alcune lezioni, Emma già sapeva creare loghi semplici e belle scritte. Creò il suo primo poster per un caffè immaginario. C'erano colori vivaci, una tazza di caffè e un bel nome. Sofia disse che era molto bello e che Emma aveva buon gusto. Dopo la lezione, Emma uscì dall'edificio con un grande sorriso. Si sentiva felice. Capì che poteva imparare e fare cose nuove. In metropolitana, tornando a casa, prese il telefono e fece una foto del suo poster. Mandò la foto a Lily e scrisse: «Guarda cosa ho fatto oggi». Lily rispose subito: «Wow, Emma, è bellissimo. Sono fiera di te». Emma sentì calore nel cuore. Camminava verso casa pensando di aver fatto la scelta giusta. Voleva imparare di più e creare nuovi progetti. Quella sera si addormentò con un sorriso. Per la prima volta da tanto tempo, senza pensare ai numeri noiosi e ai rapporti. Passarono alcune settimane. Emma continuava ad andare ai corsi e a studiare design. Le piacevano sempre di più le nuove idee, ma non tutti intorno a lei erano felici come lei. Un giorno al lavoro, Lucas notò che Emma disegnava spesso nel suo quaderno. «Stai di nuovo disegnando?» chiese con una risatina. «Dovresti concentrarti sui report. I designer non guadagnano molto». Emma si sentì male. Abbassò gli occhi e non disse nulla. La sera raccontò tutto a Lily. Lily disse: «Non ascoltare Lucas. Hai talento». Le persone hanno sempre dubbi quando qualcuno vuole cambiare vita. Ma nel fine settimana Emma andò a trovare i suoi genitori. Durante la cena, sua madre disse: «Emma,
Perché vuoi questi corsi? Hai un buon lavoro? Sicuro. Sei contabile. Il design non è una cosa seria. Anche suo padre sospirò. Abbiamo solo paura che tu rimanga senza soldi. Vogliamo che tu stia bene. Emma sentì un nodo alla gola. Sapeva che i suoi genitori parlavano così perché le volevano bene, ma le faceva male sentire quelle parole. Quella notte rimase sveglia a lungo. Le parole della madre, del padre e di Lucas giravano nella sua testa. Pensava, e se avessero ragione? E se sto sognando inutilmente? Ma poi ricordò Sofia e Alex e disse piano a se stessa: no, devo provarci. Voglio essere felice. E nel suo cuore si accese di nuovo una piccola scintilla di speranza. Arrivò la primavera. Emma studiava ai corsi di design da 6 mesi. Aveva nuove conoscenze e un piccolo portfolio di lavori. Si sentiva più sicura di sé, ma al lavoro tutto restava uguale. Numeri, report, discorsi noiosi sulle tasse. A volte si sentiva come se vivesse in 2 mondi. In uno era contabile, nell'altro una futura designer. Un giorno il capo la chiamò in ufficio. Emma, vogliamo offrirti un nuovo ruolo. Diventerai capo contabile. Lo stipendio sarà più alto, ma ci sarà anche più lavoro. Pensaci e dammi la tua risposta fra una settimana. Emma uscì dall'ufficio con il cuore pesante. Era stabilità, soldi e rispetto. Ma voleva anche dire restare nel mondo dei numeri e dei report. La sera incontrò Lily in un bar. Emma le raccontò della proposta. Lily la ascoltò con attenzione e disse: Emma, so che è difficile per te, ma pensa a cosa ti rende felice. I soldi sono importanti, ma bisogna vivere in modo da avere voglia di alzarsi la mattina. Emma rimase in silenzio. Nella sua testa c'era una lotta. Sapeva che aveva bisogno dello stipendio, ma il suo cuore voleva il design. Quella notte non riuscì a dormire. Restò a letto a guardare il soffitto. Cosa devo scegliere? Sussurrò. Una vita tranquilla o il mio sogno? E all'improvviso capì che la risposta era già nel suo cuore. Era l'ultima notte prima del giorno in cui Emma doveva dare la sua risposta al capo. Anche quella notte quasi non dormì. Nella sua testa c'erano le parole di tutti: Lucas, i suoi genitori, Lily, Sofia, Alex. La mattina Emma si alzò e si guardò allo specchio. Vide una ragazza con occhi stanchi, ma con una nuova luce dentro. Al lavoro entrò nell'ufficio del capo. Il suo cuore batteva così forte che sembrava che tutti potessero sentirlo. Emma, hai deciso? Chiese il capo. Emma fece un respiro profondo. Grazie per l'offerta, disse piano. Ma voglio andare via. Voglio provare a lavorare nel design. Il capo alzò le sopracciglia sorpreso. Sei sicura? Il lavoro di designer non è stabile. Qui hai un buon posto. Lo so, disse Emma, ma non voglio più vivere solo con i numeri. Voglio fare quello che amo. Uscì dall'ufficio con le mani che tremavano, ma nel petto sentiva leggerezza, come se una grande pietra fosse caduta dalle sue spalle. Dopo pranzo scrisse la lettera di dimissioni. Quando firmò il foglio, il suo cuore batteva fortissimo.
La sera chiamò Lily e disse: Ho lasciato il lavoro. Lily urlò al telefono: Emma, sono così fiera di te. Sei coraggiosa. Emma risse con le lacrime agli occhi. Sapeva che sarebbero arrivati momenti difficili, ma per la prima volta dopo tanti anni si sentiva libera. Passò un anno da quando Emma lasciò il lavoro. Questo anno fu pieno di emozioni, fatica e studio. A volte aveva paura, a volte si sentiva stanca, ma ogni giorno imparava sempre di più e credeva in se stessa. Emma lavorò su diversi progetti. Creò loghi per piccoli caffè, disegnò poster per eventi musicali e aiutò a creare siti web. Il suo nome iniziò a comparire su internet e la gente cominciò a consigliarla agli amici. Un giorno, Sofia la chiamò e disse: Emma, ci sarà una mostra per giovani designer. Devi partecipare. Emma ebbe paura all'inizio. Io non sono ancora abbastanza brava. Ma Sofia rispose: Sei già una designer. Devi credere in te stessa. Emma decise di farlo. Scelse i suoi lavori migliori e preparò il suo stand per la mostra. Il giorno dell'evento la sala era piena di persone. Camminavano tra gli stand, guardavano i lavori e facevano domande. Un giovane di nome Alexis si avvicinò a Emma. Le disse: I tuoi poster sono bellissimi. Hai uno stile tutto tuo. Ho un'agenzia pubblicitaria. Vuoi lavorare con me? Emma si sentì girare la testa. Non riusciva a credere alle sue orecchie. Sorrise e disse: Sì, mi piacerebbe molto. La sera, quando la mostra finì, Emma uscì all'aperto. Il cielo era rosa per il tramonto. Sentiva il cuore battere veloce, ma non per la paura, bensì per la felicità. Ricordò i giorni grigi in ufficio e capì di aver fatto la scelta giusta. Ora la sua vita apparteneva a lei stessa. Emma sorrise e si disse: Sono felice. Sono una designer. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.